Il 90% dei video su YouTube fallisce prima ancora di essere pubblicato. E non sto parlando di editing scarso o di audio pessimo, sto parlando di qualcosa che succede prima ancora che tu prema il tasto registra. Un errore che condanna il tuo video al fallimento prima ancora che tu abbia scritto una parola di script e tra 10 minuti saprai esattamente come evitarlo. Ciao, sono Marco, ti racconto una cosa che vedo succedere continuamente. Un creator passa 3 ore a scrivere lo script, altre 2 ore a registrare il video, poi 5 ore di editing, aggiunge la musica, transizioni, effetti, pubblica il video e 35 visualizzazioni. Si chiede perché ho fatto tutto bene. No, non hai fatto tutto bene. Hai fatto l'errore più grave che un creator possa fare. Hai iniziato dal punto sbagliato. Oggi ti mostro esattamente da dove devi iniziare e cambierà completamente il modo in cui fai i video. L'errore fatale: registrare prima di pensare. Ecco il processo che segue la maggior parte dei creator. Hanno un'idea vaga, voglio fare un video su come risparmiare soldi, scrivono lo script o peggio improvvisano, registrano il video, lo editano, alla fine creano il titolo e la thumbnail. Poi si chiedono perché nessuno guarda il video. Il problema è che hanno fatto tutto al contrario. Ti spiego perché questo processo uccide i tuoi video. Quando crei il titolo e la thumbnail dopo aver registrato il video, stai cercando di vendere qualcosa che hai già fatto. È come costruire una casa e poi decidere dove metterla. Invece di chiederti, questa casa piacerebbe a chi abita qui? Ti stai chiedendo, dove posso piazzare questa casa che ho già costruito? Vedi il problema? Questo succede perché la maggior parte dei creator pensa, farò un video su questo argomento che mi interessa. Sbagliato. La domanda giusta non è su cosa voglio fare un video. La domanda giusta è quale video il mio pubblico vorrebbe guardare adesso? E per rispondere a questa domanda devi fare una cosa che il 90% dei creator non fa mai. Devi trovare lo spazio vuoto nel mercato. E ora ti spiego esattamente come si fa. Come trovare idee video che funzionano. Vuoi fare un video su come perdere peso dopo i 45 anni? Prima di scrivere una parola, prima di accendere la telecamera, fai così. Vai su YouTube e cerca perdere peso dopo i 45 anni. Guarda i primi 10-15 video che escono. Osserva quali video hanno molte visualizzazioni, ma la presentazione scarsa. Cosa intendo? Magari trovi un video con 50.000 visualizzazioni, ma la thumbnail è generica, il titolo è noioso, come perdere peso, consigli utili. L'audio è pessimo, il video è lungo e confuso. Ecco, hai trovato lo spazio per un tuo video. Questo video ha dimostrato che c'è domanda per quell'argomento. 50.000 persone hanno guardato quel video nonostante fosse fatto male. Ora chiediti, cosa succederebbe se facessi un video sullo stesso argomento, ma con una thumbnail che cattura l'attenzione? Con un titolo che crea curiosità, con un audio chiaro, con un video essenziale e ben strutturato. Prenderesti tutte quelle visualizzazioni. Questa è la differenza tra fare un video su quello che mi piace e fare un video su quello che la gente sta cercando, ma non lo trova fatto bene. Ma attenzione, non sto dicendo di copiare, sto dicendo di trovare un argomento che ha già dimostrato di funzionare e farlo meglio. C'è un'altra strategia che funziona benissimo, soprattutto per chi ha un canale piccolo, ed è cercare video con un rapporto alto tra visualizzazioni e iscritti. Se trovi un video di un canale con 500 iscritti che ha fatto 10.000 visualizzazioni, è oro, perché significa che l'argomento funziona anche per chi ha iniziato da poco. YouTube ha promosso quel video non perché il canale è grande, ma perché l'argomento e il packaging sono buoni. E tu puoi creare un video sullo stesso argomento migliorando dove l'altro ha sbagliato. Questo vuol dire trovare uno spazio vuoto e una volta che l'hai trovato, passiamo al punto successivo. Prima di continuare, una cosa importante. Se questi consigli ti sono utili e vuoi avere accesso a risorse ancora più approfondite su come crescere il tuo canale YouTube, ho creato Creator Lab Italia. È una community gratuita pensata per creator italiani sopra i 40 anni. All'interno trovi altri creator con cui confrontarti, risorse gratuite e io rispondo personalmente alle domande. Il link è nella descrizione di questo video. È completamente gratis. Torniamo a noi, perché ora arriva la parte che quasi tutte le persone sbaglia completamente. Crea thumbnail e titolo prima dello script. Hai trovato il tuo argomento, hai trovato lo spazio vuoto. Ora, prima di scrivere lo script, prima di accendere la telecamera, cosa fai? Crei la thumbnail e il titolo. E so già cosa stai pensando.
Ma Marco, come faccio a creare la thumbnail se non ho ancora registrato il video? Esattamente, questo è il punto. Non devi registrare il video per creare la thumbnail. Fai una foto con la tua faccia, con l'espressione che vuoi trasmettere. Aggiungi il testo, massimo 3-4 parole, grandi, colori forti, e poi guarda quella thumbnail e chiediti: cliccherei su questa copertina? Se la risposta è no, non fare il video. Perché se tu non cliccheresti, perché dovrebbe farlo qualcun altro? Ti faccio un esempio. Hai trovato uno spazio vuoto su come perdere peso dopo i 45 anni. Thumbnail e titolo sono scarsi. Titolo: perdere peso a 45 anni, la mia guida. Thumbnail: una faccia con espressione neutra e scritto in piccolo guida peso. Cliccheresti? No. Ecco una thumbnail e titolo forti. Titolo: ho perso 15 kg a 48 anni senza palestra. Ecco come. Thumbnail: foto prima, dopo, più un testo gigante, 15 kg senza palestra. Cliccheresti? Sì. E la differenza tra questi due video non è il contenuto, è come li vendi prima ancora che qualcuno li guardi. E qui è dove la maggior parte dei creator perde. Creano buoni contenuti ma li vendono male. Quindi la regola d'oro: niente script finché non hai thumbnail e titolo che tu stesso cliccheresti. E una volta che li hai, vai al prossimo passo. Scrivi i primi 30 secondi e poi il resto. Hai l'argomento, hai la thumbnail, hai il titolo che funziona. Adesso non scrivere tutto lo script. Per iniziare, scrivi solo una cosa: i primi 30 secondi, perché i primi 30 secondi del tuo video decidono se le persone restano o se ne vanno. E se se ne vanno, tutto il resto del video è inutile. Quindi, prima di scrivere 10 pagine di script, scrivi solo il gancio del video. E quel gancio deve fare 3 cose. Confermare che sono nel posto giusto. Se il titolo dice ho perso 15 kg senza palestra, i primi secondi devono dire: se vuoi perdere peso dopo i 45 senza andare in palestra, questo video è per te. Chi ha cliccato sa che è nel posto giusto. Poi creare curiosità. Tra 5 minuti ti mostro il metodo esatto che ho usato. Non servono diete estreme, non serve soffrire. Ora chi guarda pensa: quale metodo? Voglio saperlo. Dopo prometti valore velocemente. E la parte migliore? Puoi iniziare oggi stesso, anche se non hai tempo. Perfetto, hai agganciato lo spettatore. Confrontalo con un gancio scadente. Ciao ragazzi, sono Marco, benvenuti in questo video dove oggi vi parlerò di come perdere peso, ma prima volevo ringraziarvi. Entro i primi 10 secondi il 50% delle persone se n'è già andato, perché non gli hai dato il motivo per restare. Quindi la formula è questa: conferma più curiosità più promessa di valore, uguale gancio che funziona. E solo dopo che hai scritto quel gancio scrivi il resto dello script. Perché se non sai agganciare nei primi 30 secondi, il resto del video non conta. Ricapitoliamo quello che abbiamo visto oggi. Il 90% dei creator fa tutto al contrario. Registrano il video e poi pensano a come venderlo. Tu devi seguire l'ordine più efficace. Trova lo spazio vuoto nel mercato, cerca video che hanno dimostrato di funzionare ma sono fatti male e falli meglio. Crea thumbnail e titolo prima dello script. Se tu non cliccheresti, non fare il video. Scrivi i primi 30 secondi prima del resto. Se non agganci subito, hai già perso. Questo è il processo che separa i video da 100 visualizzazioni da quelli da 10.000. E se segui questo processo, vedrai che i tuoi video inizieranno a ottenere risultati completamente diversi. Ma c'è un'ultima cosa. C'è ancora un altro modo per moltiplicare le tue visualizzazioni senza cambiare una virgola del tuo contenuto. E sono 5 impostazioni di YouTube che la maggior parte dei creator ignora completamente, ma se le attivi, YouTube inizia a promuovere i tuoi video a molte più persone. Te ne parlo nel prossimo video.